Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento del Circolo dei Lettori con Jessica Fellowes. Questa scrittrice è diventata molto molto popolare anche da noi per questa serie crime, I delitti Mitford, che è arrivato ora al 4º volume. Non sono romanzi di pura fiction, perché lei ha preso spunto da una vera famiglia aristocratica inglese, le cui figlie, 6 bellissime e stravaganti sorelle, per mezzo secolo hanno spopolato sulle cronache mondane e non solo, per i loro matrimoni sfarzosi, per i libri provocanti e per le opinioni politiche agli opposti estremi. Tra l'altro, su queste sorelle, Neri Pozza ha anche scritto un saggio di Mary Lowell che si intitola Le sorelle Mitford, biografia di una famiglia straordinaria, che è una lettura molto interessante proprio per i lettori della serie dei delitti Mitford di Jessica Fellowes, perché così si può confrontare la realtà storica delle sorelle e invece come sono state ricreate come personaggi della fiction. Lo sfondo di questi romanzi è il mondo dell'aristocrazia inglese fra gli anni 20 e 30, un mondo e uno sfondo in cui Jessica si muove con grande disinvoltura, perché ha collaborato col suo celebre zio Sir Julian Fellowes, che è noto come attore, scrittore e soprattutto come autore della mitica Downton Abbey, che ha spopolato anche da noi una vera serie di culto. Pensate che Jessica ha scritto ben 5 libri che hanno avuto un grandissimo successo anche in America, proprio sui retroscena di questa serie di Downton Abbey. E poi invece si è messa, potremmo dire, in proprio, ecco, con questa serie di delitti Mitford, che però, a differenza di quelle di Downton Abbey, non è pura fiction, perché infatti lei si è rifatta, come dicevo, a persone vere, a personaggi veri, e questo l'ha legata in particolare. Quindi, siccome io non voglio tardare oltre, ma desidero dare subito la parola a Jessica, la prima domanda che vorrei farle è proprio questa. Il duplice salto che lei ha fatto, prima di tutto fra le sceneggiature televisive e i romanzi, e poi fra pura fiction e invece l'uso di personaggi realmente vissuti. Una grande impresa, brava Jessica, raccontaci. Oh, well, thank you. First of all, thank you very much, Daniela. It's a real pleasure to be here today. I also just want to make clear I didn't write any of the scripts for Downton Abbey. That was all my uncle's work. I'm not responsible for any of the characters dying or anything else that, you know, viewers might have been cross about. I just write about behind the scenes. But yes, you're right. It is a leap in one way, although for me, when I was writing about behind the scenes of Downton Abbey, I took a fiction program and looked at the real life inspirations behind that, historical events or stories from our family that Julian used to inspire his plots and his characters. And then with the Mitford murders, I've almost done the opposite of that. And I've taken some real life figures, the Mitford sisters, and some real life historical events rooted as much as I can in history, and then put them into fictional situations to see how they might react. So in some ways it's a natural progression. Grazie Sarah Cuminetti che adesso traduce per noi. Grazie a te Daniela. Allora, innanzitutto Daniela, grazie mille di questa bella presentazione, mi fa molto piacere essere qui con te e con tutti i nostri spettatori che ci guardano, e grazie al Circolo per avermi invitata. Allora, devo dire, prima di tutto voglio mettere i puntini sulle i. Io non ho scritto nulla delle sceneggiature di Downton Abbey e quindi non prendetevela con me se un personaggio muore o se succede qualcosa che non vi piace, è colpa di mio zio.
zio. Io non c'entro nulla in tutto questo, io effettivamente ho scritto sì dei libri su Downton Abbey, ma appunto sul dietro le quinte, quindi su tutto quello che stava dietro questa serie. Il salto effettivamente c'è stato, come giustamente dici tu, Daniela, però devo dire che anche riguardo a Downton Abbey, diciamo, con Downton Abbey ho fatto una sorta di studio su come come mio zio utilizzava la fiction, appunto, adattandola, mettendo qua e là, prendendo spunto dalla vita reale. Quindi, ad esempio, c'erano magari degli spunti che arrivavano dalla mia famiglia o da eventi reali che poi venivano inseriti nella storia, appunto, immaginaria. Con le sorelle Mitford io praticamente cosa ho fatto? Ho fatto un po' il contrario, ovvero ho scelto dei personaggi reali, le sorelle Mitford per l'appunto, degli eventi reali proprio radicati nella storia, nella storia del passato, e li ho inseriti in un contesto fittizio, in un contesto immaginario, vedendo come poi questi personaggi reagivano, immaginandomi come avrebbero reagito una volta in questa situazione. Quindi in un certo senso devo dire che forse ho fatto un po' il contrario, però è venuto come dire, è stata una progressione naturale. Prima di parlare di questo libro, che è quello appena uscito, il processo Mitford, lasciatemi brevemente riassumere i primi tre, anche per stuzzicarvi l'appetito se non li avete ancora letti tutti. Il primo, l'assassinio di Florence Nightingale Shore, racconta di un vero delitto che è sempre rimasto insoluto. Nel 1920 fu assassinata su un treno un'infermiera, cugina della più famosa delle infermiere, Florence Nightingale. E lei prende spunto proprio da questo. Nel romanzo a investigare è un giovane detective ferroviario, Guy Sullivan, che rincontreremo. Ma lui si avvale dell'aiuto fondamentale di una ragazza che si trovava proprio su quel treno, Louisa Cannon, che è cameriera della famiglia Mitford e proprio nella magione, nel palazzo di campagna dei Mitford. A questo punto siamo nel 20, le sorelle sono ancora bambine, anzi l'ultima nasce proprio durante il primo romanzo. Vediamo quindi soprattutto Nancy, la maggiore, che è sedicenne nel 20, è una futura scrittrice di grande successo, già ragazza curiosa e intraprendente, aiuterà Louisa nel dipanare la matassa dell'assassinio di Florence. L'inserzione di questo personaggio che appartiene alla classe lavoratrice, Louisa, permette naturalmente poi a Jessica di descrivere una società complessa e articolata, quindi non solo nell'ambito si muove dell'aristocrazia. Il secondo volume, Morte di un giovane di belle speranze, si svolge 5 anni dopo e avviene un omicidio proprio nella dimora di campagna dei Mitford, durante una festa un po' scapestrata organizzata da Nancy per il 17° compleanno della seconda sorella Pamela. Il terzo, Scandalo in casa Mitford, si svolge 3 anni dopo durante il viaggio di nozze della terza sorella Diana, che Louisa ha seguito nel viaggio come cameriera personale. Il viaggio sarà funestato da ben 2 morti sospette e sarà ancora una volta Louisa a dare proprio a risolvere il caso. Come avete capito, di romanzo in romanzo Louisa assume sempre più importanza ed ecco che poi nel delitto Mitford la vedremo addirittura svolgere un compito per i servizi segreti inglesi. Ma prima di parlare del processo Mitford vorrei chiedere a Jessica proprio come è nata la sua eroina, che rappresenta in quegli anni un nuovo tipo di donna, una donna in cerca di autonomia. It was very important to me to have somebody who was a foil for the Mitford sisters. The Mitford sisters are very compelling and very fascinating and very illustrative of their era, but not always the most likable. And I felt that in a series you would need somebody that the readers could really engage with and want to
to kind of follow her story. So that's Louisa, and she's a young woman who comes from kind of a difficult background, but she emerges into a world where in the 1920s women were starting to really find their voice. They were starting to achieve independence without the need for marriage. There simply weren't enough men to marry, so it was kind of forced upon them, but that was sad, but also liberation. And so I wanted her to represent the kind of conflict that women might have been going through at that time, in terms of, you know, so much noise about being independent, being pioneering, forging their way ahead, finding that liberating, and yet at the same time we all have our matters of the heart. We want to get married, you know, we have a natural instinct for romance. So I kind of wanted her to see her do that battle, and I think that's a battle that modern women can really identify with. The funny thing about Louisa is that I once made a remark to my husband. I said, I think, you know, Louisa's quite similar to me. She's thinking like this about something. And he went, Louisa is you. Yeah. And, I didn't realise I'd done that quite so closely. But anyway, I like her. So maybe that's a good thing. Allora, effettivamente queste sorelle Mitford sono molto affascinanti, sono intriganti, sono molto rappresentative anche della società inglese, di questo tipo di società inglese dell'epoca, ma diciamo che a volte non è che siano così gradevoli come persone, per cui il lettore, secondo me, i lettori avevano bisogno di un protagonista, di un personaggio da amare, e le sorelle Mitford non sempre sono amabili, per cui è arrivata Louisa che appunto, come giustamente dicevi tu, fa un po' da contraltare alle sorelle Mitford e arriva da un contesto sociale diverso, ha avuto un passato un po' difficile, un po' travagliato, e rappresenta appunto, come giustamente dicevi, la donna degli anni '20, quindi il ruolo delle donne sta cambiando, le donne cominciano a avere la possibilità di far sentire la loro voce, di essere più indipendenti e non devono più pensare solo ad accasarsi e a trovare un marito, anche perché a seguito della guerra di uomini in giro ce n'erano anche pochi, quindi insomma la situazione era difficile da un lato, però c'erano anche degli aspetti positivi, e quindi ci tenevo a far emergere in questo personaggio il conflitto in cui le donne si trovavano a vivere. Che cosa voglio dire? Che da una parte c'era questa ansia di acquistare maggiore indipendenza, di essere pioniere per le donne, appunto per il futuro delle donne che prendono il controllo della loro vita, ma allo stesso tempo però sono sempre donne, quindi sono donne che magari ambiscono all'amore, ambiscono a sposarsi, è una cosa naturale in fondo, no? E quindi c'è questa tensione appunto tra queste due diverse dimensioni, una battaglia, una lotta su cui mi sono soffermata appunto con il personaggio di Louisa, che devo dire che in fondo, se ci pensiamo, resta attuale anche oggi, cioè alla fine anche noi donne nel mondo odierno siamo un po' alle prese con questa stessa lotta. E poi c'è un'altra cosa che devo dire, ovvero che per quanto riguarda Louisa, secondo me c'è anche un po' di me stessa in Louisa, e ne ho avuto conferma da mio marito, perché un giorno gli ho parlato di Louisa e gli ho detto: ma questa cosa qui però cosa ne pensi di Louisa che fa questa cosa qui? E lui mi ha guardato sconvolta e ha detto: ma Louisa sei tu, questa cosa l'avresti fatta tu. E quindi diciamo che a quel punto ho proprio avuto conferma del fatto che sì, effettivamente Louisa non solo mi piace tanto, le voglio bene, ma evidentemente c'è anche molto di mio in Louisa. Però Jessica non ha, diciamo, il rischio di avere un marito anche che ha difficoltà nell'accettare la sua fama di autonomia, perché infatti il marito, o meglio il fidanzato, adesso vedremo che è il marito Guy, è ancora molto legato agli stereotipi appunto dei primi del Novecento, e quindi fa fatica ad accettare l'autonomia. Qui vedremo quasi in questo nuovo libro quasi un po' una crisi fra i due, proprio dovuto al fatto che Louisa non si sente abbastanza apprezzata nel suo desiderio di essere autonoma e di avere tutta la fiducia del marito. Dico marito perché questo nuovo libro, il processo Mitford, si apre proprio con il matrimonio fra Louisa e Guy. E naturalmente tutti i Mitford sono presenti, perché sono rimasta un po'
un mito per Louisa, che ha imparato anche molto da loro, però si vede sempre più proprio questa distanza sociale. Infatti Louisa non vuole essere più una cameriera, non perché consideri che è un lavoro disdicevole, ma perché lei vuole seguire un corso di stenografia per poter fare la stenografa al tribunale, cioè ha voglia di restare un po' proprio nell'ambito delle indagini, perché si è scoperta di avere veramente il pallino delle investigazioni, e come vedremo ne avrà ancora occasione. Infatti il matrimonio, durante il banchetto del matrimonio, Guy viene chiamato come poliziotto perché deve sedare i disordini nati dai primi raduni dei fascisti britannici. Ecco che qui entriamo proprio nella vera storia di quegli anni. E siccome ci sono sempre dei richiami fra i libri precedenti e quello successivo, questi libri possono essere sempre letti indipendentemente uno dall'altro, però è chiaro che Jessica ci lancia un'esca, e la fine del precedente, Scandalo in casa Mitford, faceva vedere che Diana, che pure era già sposata, si era innamorata follemente di Sir Oswald Mosley, che è il fondatore dei fascisti inglesi. E qui proprio entriamo veramente nella storia inglese del Novecento. Infatti questi disordini sono proprio stati provocati da un comizio di Sir Oswald. Diana addirittura vuole divorziare, è in procinto di divorziare, mentre Sir Oswald, fra l'altro, non pensa affatto a lasciare la moglie in favore di Diana, e quindi già si vede che il personaggio è da prendere con le molle. Ebbene, per allontanare Diana da Sir Oswald, la madre ha deciso di farle fare una crociera. Partiranno per una crociera nel Mediterraneo, la mamma, sempre una signora, sempre che in ogni frase fa sentire la sua distanza sociale, poi Diana e la sorella Unity, un altro personaggio che occuperà moltissimo le cronache, che qui già dimostra di avere forti simpatie filonaziste, addirittura una sperticata ammirazione per Hitler, ed è 17enne. Ecco, per accompagnare degnamente le signore in crociera, Nancy chiederà a Louisa di accompagnarle. Naturalmente Louisa, come ho detto, non vuole più fare la cameriera e dice di no, ma entrano in gioco i servizi segreti inglesi. Non è che ve lo racconto tutto, ma qualche cosa bisogna anticipare, perché se no non si capisce anche il contesto. Allora, Louisa viene convinta che è molto importante sapere quali incontri faranno nella crociera queste due sorelle così, non solo filofasciste, addirittura filonaziste, e sapere anche se riceveranno da Sir Oswald Mosley dei messaggi. Quindi un agente segreto convince Louisa che per il bene della patria deve imbarcarsi, senza dirlo nemmeno al marito, e questo procurerà appunto dei dissapori fra i due, cioè senza dire la vera ragione per cui accetta di seguire in crociera le Mitford. Naturalmente ci sarà un delitto, come potete immaginare, a bordo, e sarà proprio Louisa ancora una volta non a risolvere, ma insomma a trovare veramente tutti gli agganci, perché è una storia molto complicata in cui vediamo la vita sfarzosa della crociera con tutti questi personaggi altolocati, e invece poi il personale di bordo che si agita, diciamo, come in un altro sistema, e Louisa che ancora una volta fa un po' da tramite fra questi due mondi.
Quindi la crociera, appunto, come dicevo, non fila liscia, c'è il delitto ed eccoci al titolo, il processo Mitford. In questo romanzo c'è anche un processo e Jessica ha fatto la scelta di portare un po' in parallelo le due storie, per cui noi siamo in crociera, ma nello stesso tempo a un certo punto ci stacchiamo e siamo a Londra nello svolgimento del processo, in cui vediamo per la prima volta come personaggio importante anche Tom Mitford, cioè l'unico fratello delle 6 figlie Mitford che è nel collegio di difesa. Allora, ecco, chiederei per prima cosa intanto a Jessica questo: come si è trovata ad affrontare per la prima volta, perché visto che gli anni passano e le sorelle crescono, ci sono tutti gli agganci con la storia inglese del periodo, in particolare con questa fondazione del gruppo fascista che sicuramente ha dato molti problemi, è un capitolo delicato della storia inglese. About the connection between what sort of yeah, okay. So first of all, my husband isn't Guy, by the way, although they are very similar in that they're both very kind. But Guy represents, in some ways, he represents the sort of male expectations of women in the 1920s. There was this great fear amongst a lot of men that women were going to take over the world and there would be no role left for them. And there was a propaganda movement in the 1920s encouraging women to give up their jobs and get back in the kitchen. So that was all part of what was going on in the background. But as we move into the 1930s, of course, what we begin to see is the rise of the far right in Europe. And there were a lot of members of the English aristocracy who supported those political movements. They, we're not going to get into a lot of historical detail about, why those movements existed and how they gained their strength. But I did want to show that society did actually see, society did see the war coming for quite a long time, and these atrocities were happening around Europe really quite early on in the 1930s, but you had to be quite switched on to find anything out about it. You really had to read the small print in the newspapers, as it were. And so in a way, I feel like it's important for us to reflect on that, because we need to be taking notice all the time of what is going on in the world and what could escalate and what part could we play to make sure that it doesn't escalate. And Diana and Unity may seem like two harmless upper class women who just really liked the idea of Oswald Mosley and Hitler and fancied them and kind of ended up marrying one and got very close to the other, but actually it was very dangerous. Their messages were very dangerous. They were spreading that word back in England. They were making it sound much more innocuous. They talked about how the far right just wanted to avoid war, and so we should be doing anything we could to help that cause. So there's a serious message in there. Right. Allora, innanzitutto ci tengo a specificare, visto quello che ho detto prima di Louisa, che Guy non è mio marito, giusto per, non voglio dare a mio marito, sono tutti e due molto gentili, questo sì, ma sono due persone distinte. Diciamo che Guy rappresenta in particolare le aspettative che c'erano verso le donne verso la fine degli anni 20, giustamente, come facevi notare, nel senso che c'era questo movimento per l'indipendenza femminile e gli uomini hanno cominciato ad avere timore che le donne avrebbero conquistato il mondo, li avrebbero relegati in una parte, messi da parte, e quindi c'era addirittura un movimento che voleva spingere le donne a abbandonare qualsiasi ambizione di indipendenza, di lavorare per tornare in cucina, ma questo è un altro discorso. Riguardo alla tua domanda, quindi l'importanza della storia, del periodo storico che affronto appunto nel mio libro, devo dire che
sì, beh, questo era il periodo in questi primi anni 30 in cui in Europa l'estrema destra cominciava di nuovo come dire, la sua ascesa, e in Inghilterra quello che accadeva è che effettivamente buona parte dell'aristocrazia appoggiava questa ascesa, senza entrare troppo nei dettagli storici, perché ovviamente questo è sì, la parte più, come dire, reale di tutta, basata sulla realtà di tutto il mio libro, però effettivamente c'era questa ascesa da parte delle forze di destra, e praticamente quello che io mi proponevo di fare era proprio anche di far capire come la società in realtà vedeva quello che stava succedendo, e tutti si aspettavano che ci sarebbe stata una guerra. In realtà nei primi anni 30 in Europa stavano già succedendo tante cose, molte di queste non erano per nulla incoraggianti, ma per riuscire a capire cosa stava succedendo anche all'epoca bisognava leggere i giornali, come dire, la notiziola nascosta, magari non c'era questo risalto che avrebbe reso tutto molto più chiaro e più palese. Quindi mi sono soffermata anche su questo, perché ritengo che sia comunque un aspetto molto importante allora come oggi, nel senso che anche oggi dobbiamo stare bene allerta per quando vediamo che magari qualcosa sembra indicare che la storia va in una certa direzione, dobbiamo ricordarci quello che è successo, dobbiamo evitare che ci sia un'escalation, e per quanto nel nostro piccolo dobbiamo comunque cercare di prevenire che accadano queste cose, e per quanto, non so, due personaggi come appunto le due sorelle Mitford che vanno in crociera possono sembrare innocenti, perché uno dice sì, vabbè, ma cosa potevano fare due donne che in teoria sostenevano appunto il movimento nazista? Beh sì, certamente non è che potessero fare chissà cosa, però intanto difendevano, diciamo così, la posizione appunto di questa destra in ascesa, ed è per questo che si insinuano nella società britannica e diventano molto pericolose, perché argomentano a favore del fatto che sì, ma in realtà la destra si pone in questo modo semplicemente in base alle considerazioni sulla guerra, e quindi è una cosa giusta. Insomma, quindi devo dire che questo è il contesto e l'importanza del contesto in questo libro. E poi appunto la questione del legal thriller. Penso che Jessica in ognuno dei suoi libri abbia sempre saputo rinnovarsi, cioè non c'è mai lo stesso schema, ma ci sono sempre degli spunti diversi. In questo lo spunto è appunto quello del legal thriller, perché si vede, è molto interessante proprio perché, essendoci anche questa parte di spionaggio, diciamo, si vedono proprio i due livelli. Quello che può sembrare un delitto passionale può avere anche dei risvolti spionistici, e penso che la sua scelta del legal thriller voglia proprio fare vedere anche i due diversi livelli di scrittura. I lost that. Sorry, I'm so sorry. The very last bit of the question. Yeah. Yes. No. Well, I was really keen to write a courtroom drama. And I had the excuse because Tom Mitford was a barrister for in the 30s, and he actually did work as a very junior barrister on this quite famous trial in 1935. So I based the murder that happens on the cruise ship. I based it loosely on that trial, and it was quite a modern trial in that it involved an older woman and a younger man. And sort of the way in which everybody got so involved in the crime. There were people queuing around the block to sit in the courtroom and watch it all unfold. And so it had that quite modern feeling to it, really. This of it being all over the newspapers and everybody passing judgment on the people involved before they even knew what the legal outcome was. So I found all that really quite, compelling, and
And I've always loved a courtroom drama. I mean, I wanted to be a barrister for a very long time, so it was a good excuse to get back into that legal world. But you know, and that whole question of how the law interprets, or how the lawyers, I should say, interpret what we can and cannot do on the legal front, and then, you know, just watching Guy and Louisa having to deal with that. Right. But thank you very much as well for saying that I renew myself in each book. That's incredibly nice for you to say. Thank you. Allora, cominciamo con ringraziamenti. Innanzitutto, Daniela, grazie per aver sottolineato come effettivamente ogni libro sia diverso. Lo apprezzo tantissimo, una cosa bellissima questa. Sì, effettivamente c'è una sorta di, come dire, c'è questo elemento legal thriller, questo courtroom drama, come si chiamano, no? Queste serie che vediamo anche tanto, che sono queste così famose, in cui succede qualcosa in tribunale. Questo era sicuramente, a darmi là è stato un po' Tom, perché Tom di per sé era un avvocato, ed effettivamente Tom, per tornare alla realtà dei fatti, aveva anche partecipato come membro assolutamente junior, diciamo, del collegio di difesa ad un processo che si è tenuto nel 1935, ed era un caso che era stato molto intrigante, aveva preso tantissimo l'attenzione e le passioni, diciamo, del pubblico, perché c'era una donna che era una donna un po' strana, c'era un uomo più giovane coinvolto, e insomma la gente era assolutamente diventata, come dire, non poteva fare a meno di seguire tutto quello che accadeva durante questo processo, per cui anche fuori dal tribunale, per poter entrare, per poter vedere cosa succedeva, si creava una ressa incredibile, si creavano delle code pazzesche di gente che voleva entrare per sapere cosa sarebbe successo, e se ne parlava, se ne discuteva, insomma. Quindi era in questo caso un caso, per quanto Tom avesse un ruolo relativamente limitato, era comunque un evento di grande, come dire, di grande presa, e quindi ho trovato che sarebbe stato interessante appunto inserire questo elemento. Poi c'è un'altra cosa da dire, ovvero che io per un lungo periodo della mia vita ho voluto fare l'avvocato, poi ho fatto altro, però effettivamente ho voluto fare l'avvocato. Ho sempre amato la dimensione legale, appunto, delle storie che mi piacciono molto, quindi sono un po' tornata alle origini, diciamo così, e ho colto l'opportunità per parlare appunto degli aspetti legali di una questione, soprattutto di come non tanto la legge quanto gli avvocati decidono in sostanza quello che noi possiamo e non possiamo fare. E quindi come dire, per tramite di Guy e di Louisa, appunto mi sono, come dire, interrogata su questo aspetto. Ora vorrei fare un salto dalla storia all'attualità, parlando di quello che succede a tutti gli scrittori adesso, cioè chi fa romanzi piombati nell'oggi ovviamente ha questo grosso problema della pandemia, infatti stanno venendo fuori appunto molti libri che parlano di questo. E per fortuna Jessica, avendo invece una serie di libri storici, non deve preoccuparsi di questo. Ecco, vorrei sapere come vive lei scrivendo dei suoi libri in questo momento. Cioè, li vive in modo diverso dai precedenti, da quelli scritti prima? Well, I mean, in some ways, you know, that I talk a lot about how we are experiencing a lot of parallels with the life of the 1920s. I've been talking about that for a long time. What I didn't expect was that we would also mirror the Spanish flu, you know, which was this extraordinary pandemic that swept the world, you know, in 1919. And so in some ways, you know, I've been able to sort of look back on those days and what the consequences were of that crisis. So you had the First World War and the Spanish flu. It really led to the 1920s in many ways because it escalated our technology. It drove a lot of social change, and I can see that, you know, I can see how I think that will happen for us too. I mean, the 1920s were the beginning of a modern age as we recognize it, and I think what's happening now in the new 2020s is that we've been given an opportunity to say, okay, we've got all this technology, all these
changes or this advances, and then we've had to pause and reset, and we can think, okay, so what is our 21st century going to look like? What is the new modern age going to look like? We've got this opportunity now to look at how we educate, how we work, how we communicate, how we travel, how we have our holidays, all of that. And so, I think it's a really exciting time. I think we've learned a lot of resilience. There's a lot to look forward to. It has been hard to write in the pandemic, because to be creative, you need a fairly empty mind. You want to be in an almost meditative state. And there's been so much distraction, not least just people in the house all the time and children needing food and snacks and everybody's just kind of coming in and out. And so I have found that difficult. I don't think anybody will really, I think it's difficult because writers will want to write about the pandemic, but I don't think anyone's going to want to read about it for quite a long time. I think we'll all kind of want to take a break. And I'm quite looking forward to there being lots of musicals and really sort of happy escapist dramas and novels. I think that's what we're all going to want for the next few years. Right. Effettivamente sì, diciamo che in un certo senso mi salva un po' la tematica che affronto nei miei libri, questo sì. Detto ciò, effettivamente io anche prima facevo un po' dei paralleli tra gli anni 20 del secolo passato e gli anni 20 di questo secolo, ovviamente. E se ci pensiamo, pensiamo a quello che è successo un secolo fa. C'è stata la prima guerra mondiale, poi c'è stata la spagnola, che era un po' il Covid dei tempi, e quindi questo un po' ti fa pensare, perché poi cosa è successo? Poi ci sono state delle conseguenze importanti sulla società, su tutta la società in generale, ed è stato proprio la guerra da una parte, la spagnola dall'altra, che poi sono sfociati nella società degli anni 20, un periodo in cui ci sono stati tanti sviluppi tecnologici, in cui la società è cambiata in maniera molto significativa. In un certo senso anche per noi è un po' così, ci troviamo in una situazione che non direi è così dissimile da quello che è accaduto il secolo scorso. Oggi come oggi abbiamo la possibilità di riflettere su quello che tutti gli sviluppi tecnologici che abbiamo avuto, tutte questi grandi passi avanti, la vita come la conosciamo noi oggi. Abbiamo la possibilità a questo punto di fare una pausa, di schiacciare reset e di cercare di riflettere e capire, ma noi che XXI secolo vogliamo per noi stessi? Come vogliamo che sia l'era moderna nuova che vogliamo creare? Quindi diciamo in un certo senso è quasi stimolante, perché ci troviamo a dover considerare che cosa sarà dell'istruzione, come cambiare certe cose, come cambiare appunto il sistema educativo, il modo in cui viaggiamo, il modo in cui lavoriamo, insomma tanti aspetti, e quindi in un certo senso c'è un elemento molto costruttivo, molto stimolante in tutto quello che accade. Detto ciò, effettivamente io sono una scrittrice e diciamo che la pandemia non è che aiuti tanto per quanto mi riguarda, nel senso che quando uno deve scrivere ti immagini che abbia bisogno di concentrarsi, di mettere insieme le idee, di meditare in maniera assolutamente rilassata su ciò che deve scrivere. Ahimè, con la pandemia in casa c'è sempre un gran caos, gente che va, gente che viene, bambini, non parliamo dei bambini che ogni 3 secondi vogliono mangiare qualcosa, bere qualcosa, ti chiedono qualcosa. Diciamo che quindi è stata un po' dura per me come scrittrice adattarmi alla pandemia. Detto ciò, capisco bene che invece ci siano anche degli scrittori che magari parlano della pandemia, ma permettetemi di dire, io francamente capisco che gli scrittori vogliano scrivere della pandemia, ma i lettori di leggere della pandemia secondo me ne hanno già proprio avuto a sufficienza, per cui io quello che aspetto veramente con grande ansia di leggere, di vedere dei musical, di leggere cose che ti facciano proprio svagare completamente, ti rilassino, felicità, allegria, proprio cose che con la pandemia non c'entrano niente. E allora lei penso che ci preparerà il prossimo romanzo. Come dicevo prima, nei romanzi precedenti c'è sempre un piccolo aggancio che ti vuole assolutamente invogliare a leggere quello successivo. Anche qui c'è, infatti, Louisa alla fine del processo Mitford ha un sogno, forse non è neanche ancora un progetto, ma un sogno.
quello di aprire col marito un'agenzia di investigazioni private. Allora, chiaro che vorrei chiederle se questo sogno poi si realizzerà. If it's not giving away too much, then yeah, there is a detective agency in the fifth book, but which I kind of wanted to do because I wanted Guy and Louisa to be working together properly. You know, it's been quite a long time keeping them apart in one way or another, and so it's nice to see them come together. But also, you know, otherwise Louisa was going to start becoming a bit of a bad luck charm, you know, with murders following her wherever she went, you know, so it sort of makes it a little bit more logical if she's in a detective agency. But it does go in another direction, the fifth book, just because, you know, the joy for me is that each book is rooted in one of the sisters, and they were all so extraordinarily different from each other. So just to follow that personality. So in the fifth book is Jessica. She's very young and she runs off with her communist cousin, and they want to fight in the Spanish Civil War. So that's really the opening of the fifth book and their story. So she, you know, so she's contemplating completely different things, and she's in real conflict with the rest of her family. So that was a good drama, and you know, it's been interesting to develop it because, as you said, when I began the first book, they were really children, and now they are grown women, and a lot of their lives were very well documented by them. But I like to take a look to see what's going on between the lines. You know, what are the gaps in the knowledge that we have? And we know that everybody's, you know, recollections may vary, that new famous statement, but that's exactly how it is. You know, there is no such thing as an absolutely true representation of history or true recollection. You know, we all see things from a slightly different way because we all have our different agendas. You know, if I ask you and everybody who had Christmas Day with you what actually happened on Christmas Day, I'll get 5 or 6 different versions. And that is what I find really interesting when you're looking at history and when you're looking at these sisters. And that enables me to do something new each time. All right. Allora, adesso non facciamo degli spoiler eccessivi, però diciamo che se vi posso dare una chicca, effettivamente sì, nel quinto libro ci sarà un'agenzia investigativa che prenderà forma, e questo anche perché poveri Guy e Louisa li ho tenuti separati sempre tanto a lungo, adesso è anche giusto che lavorino un po' assieme, mi sono detta, e poi non volevo anche che Louisa diventasse un po' una, come dire, ovunque va ne succede qualcuna, quindi ho detto ha un po' più senso se lo fa per lavoro, anziché insomma cominciare a portare sfortuna, magari questo no, è più logico. Però devo dire che effettivamente ogni libro, come appunto accennavi prima Daniela, ogni libro segue una delle varie sorelle Mitford, no? E questo fa sì che è la cosa che a me è piaciuta di più fin dall'inizio, e quindi sorella diversa, libro diverso, storia diversa, e c'è una personalità diversa per ogni sorella. In questo caso nel prossimo libro si parlerà di Jessica che è la più piccolina, appunto, e che effettivamente va in una direzione tutta sua. Lei si unisce al cugino che è di orientamento comunista, vuole andare a combattere la guerra civile in Spagna. Questo ovviamente crea enormi conflitti con il resto della sua famiglia, quindi c'è un elemento, come dire, di drammatico che ha poi molta presa, secondo me, che appassiona anche me effettivamente. È una cosa molto bella riguardo ai miei libri, secondo me, che come dire, che io amo tanto il fatto che, come dicevi giustamente tu, siamo partiti che le sorelle erano bambine e poi nell'arco del tempo diventano donne fatte e finite, diventano grandi, e quindi sono state molto brave nella vita a documentare la propria esistenza loro stesse. Abbiamo anche tanta documentazione. Detto ciò, a me piace leggere tra le righe, diciamo così, cercare di riempire quegli spazi che sono un po' sono rimasti vuoti, per cui non si sa bene cosa sia accaduto. Come si suol dire, come si sente sempre dire, sì, però insomma i ricordi non sono mai esattamente come dire oggettivi, possono variare da una persona all'altra, e questo è assolutamente vero. Secondo me è vero per la storia in generale, ma è vero anche per i nostri ricordi, cioè ognuno di noi ha
come dire, un punto di vista diverso, degli interessi diversi, anche, come dire, degli scopi diversi da raggiungere, per cui se io ti chiedo come hai passato la giornata di Natale, lo chiedo a altre 5 persone che erano con te a Natale, magari ognuno mi dice una versione leggermente diversa, no? Perché è così, è normale che sia così, e quindi diciamo che appunto sarà una bella storia e spero che vi piacerà. E mi piacerebbe sapere se lei ha conosciuto dei attuali discendenti delle Mitford che hanno letto i suoi libri, se rivedono le vere sorelle nei suoi libri. No, I didn't meet any of them. I had a relative who was a very good friend of Pamela's. And I did meet somebody who worked for Diana in Paris in the early 1980s. So, so I did use that. But I kind of, obviously I've read a lot about them and read their letters particularly and their memoirs and so on. But I'm always quite cautious in that while I need details in the book to be as authentic as possible, that I'm not writing biographies. There are some marvelous biographies and I always recommend them, and there's nothing that makes me more happy than when a reader gets in touch to say they were inspired by the novels to go and find out more about the sisters and find out more about those historical events. I love that, but ultimately the story is what has to matter. But it's great to get those details, but sorry, I didn't. The youngest one died 5 years ago or so. Ah. Allora, devo dire che io non ho mai incontrato nessuno della famiglia Mitford. C'era un mio parente che era amico di Pamela e poi avevo incontrato a un certo punto qualcuno che aveva lavorato verso i primi anni '80 con Diana, questo sì, però per il resto no, non ho avuto nessun contatto diretto. Detto ciò, allora io ho letto tantissimo, ovviamente ci sono le lettere, ci sono i memoir, quindi appunto questi libri che ti permettono di avere accesso a tutta una serie anche di dettagli molto specifici, appunto, che poi posso utilizzare, che io riporto nei miei libri. Però attenzione, io ci tengo molto a sottolineare che queste non sono assolutamente biografie, assolutamente no. Io prendo spunto magari da questi dettagli, e la cosa di cui vado più fiera, che mi fa più piacere, devo dire, è quando poi qualche lettore mi contatta e mi dice: ma sai Jessica, dopo che ho letto il tuo libro mi sono documentato sulle sorelle Mitford, perché questo mi fa estremamente piacere. Però alla fine appunto non è una biografia, è la storia dei libri, appunto, che viene narrata nei vari libri, che è la cosa più importante secondo me. Detto ciò, la sorella più giovane secondo me è morta 5 anni fa. Quindi insomma la sua serie può arrivare veramente quasi fino ai giorni nostri, quindi ci prepariamo a leggerne ancora un bel po'. E poi ormai siamo in chiusura, ma ringraziarla perché in quest'ultimo libro, Il processo Mitford, c'è anche un omaggio all'Italia, perché non l'avevo detto prima, ma la crociera si svolge in Italia, e anche se l'unica sosta turistica, diciamo, è a Livorno, perché poi erano successe troppe cose per continuare il viaggio, però noi lettori italiani, che l'amiamo tanto, abbiamo apprezzato. Oh, thank you so much. But it's been real delight to me that the books have done so well in Italy, and it's given me an excuse to come over. I've met Sarah several times on previous trips. We've worked together a lot, and I've really got to know more Italians and working with Vogue Italia, and just longing for this pandemic to be over so that I can come back. But yeah, it was really, I did that deliberately. Obviously, I wanted the ship to stop in Italy so that I could at least go on Google Maps and have a look at what was there. But I'm so pleased you saw that. Thank you. Grazie mille Daniela per averlo sottolineato, mi fa estremamente piacere perché io adoro l'Italia, io sono estremamente felice che i miei libri piacciono così tanto ai miei lettori italiani, e devo dire che sono venuta in Italia tante volte e ho spesso tradotto appunto da Sarah, e ho collaborato anche con Vogue Italia, e insomma ho questo desiderio sfrenato appena finisce la pandemia di prendere e venire a trovarvi in Italia
Italia senza esitazione, perché veramente mi manca, e devo dire che appunto la scelta di fare questo stop in Italia è stata assolutamente una scelta deliberata, perché mi sono detta non ci posso andare perché c'è la pandemia, almeno vado su Google Maps e mi godo l'Italia online su Google Maps, cosa devo dire? Non posso fare altro. Quindi grazie per averlo sottolineato, per averlo notato, lo apprezzo tanto. Grazie a lei, allora ti aspettiamo Jessica, ti aspettiamo. Grazie anche a Sara e al Circolo dei Lettori di Novara che ci ha permesso questo appuntamento. Thank you so much, it's been a real pleasure. Thank you. Grazie, è stato un grande piacere.